Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Sagittario e le tendenze energetiche predestinate per il mese di ottobre 2025. Abbiamo la carta della stella, amici del Sagittario. Può essere un momento di nuovi obiettivi, un momento dove si punta in alto, mi verrebbe da dire, perché con la carta della stella è sempre qualche tipo di obiettivo che può essere anche canalizzato, quindi è come se fosse un messaggio che arriva dall'alto. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire o poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere. Ok, partiamo anche già di nuovo con una stella. Io credo che nel mese di ottobre arriveranno nuovi obiettivi, magari li state già meditando adesso nel mese di settembre. Poi abbiamo un 9 di denari, un 4 di bastoni, un fante di denari. Abbiamo la carta del sole. Abbiamo un 6 di spade, un 9 di coppe e arrivo. Sono volate le carte. Abbiamo un 5 di coppe e un 2 di denari. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'energia generale del mese, dopodiché andiamo a vedere i vari settori. Allora, partiamo dalla stella. Come vi dicevo, secondo me qualcuno qui ha dei nuovi obiettivi in testa, dei nuovi punti di arrivo. Abbiamo un 8 di coppe e la temperanza. Potrebbe essere un viaggio, potrebbe essere lo spostarsi, potrebbe essere l'elevarsi spiritualmente anche, mi viene da dire, con qualcuno. Cioè il fatto come vi posso dire? Perché c'è la temperanza, è come se aveste bisogno di guarire, di andare oltre un certo tema. Andiamo a vedere il 9 di denari. Abbiamo un 7 di pentacoli. E un asso di denari. Pare esserci un nuovo inizio, ragazzi. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Abbiamo un 4 di pentacoli e la carta del mondo. Diciamo che il 4 di bastoni al contrario, il mondo al contrario, mi fa un po' pensare al fatto che manchino come degli accordi, manchi una certa tranquillità di base nel mese di ottobre. E difatti per quello che potrebbe esserci questo 4 di pentacoli, come se foste attaccati, potrebbe anche essere un risultato, quello che vediamo qui con la carta della stella, l'attaccamento ad un obiettivo, l'attaccamento ad un risultato. Andiamo a vedere il fante di denari.
Abbiamo la carta della forza, un re di pentacoli e un cavaliere di coppe. Andiamo a vedere anche il sole. Re di coppe, e sacerdotessa. Vi dico ragazzi, secondo me qualche cosa di nuovo potrebbe iniziare in questo mese, qualche nuovo progetto, questo nuovo obiettivo di cui vi ho parlato prima, credo che effettivamente si possa sviluppare nel mese di ottobre. Andiamo a vedere 6 di spade. Due di coppe, 8 di bastoni, ruota della fortuna e 2 di pentacoli. 2 di pentacoli ce l'avete anche qui, Vi dico, io credo che potreste effettivamente avere questo nuovo obiettivo, come vi stavo dicendo. Potrebbe esserci anche un aiuto da parte di qualcuno. Io ho come la sensazione che potreste avere come un'imbeccata, qualche soffiata magari, adesso dipende dall'obiettivo che voi avete, no? Però ho come la sensazione che effettivamente qui le cose possano svilupparsi nella direzione in cui voi volete, anche perché qui abbiamo un bellissimo 9 di coppe, anzi andiamo a vederlo, che è una carta di forte appagamento, quindi è come se riusciste finalmente a raggiungere qualche risultato. Abbiamo un 5 di bastoni, un cavaliere di bastoni e un cavaliere di spade. Potrebbe esserci competizione. Vi dico, non so se questo progetto che avete, se questo obiettivo che avete sia solo vostro o sia vostro e di qualcun altro, però qui abbiamo 2 volte il 2 di pentacoli, 2 figure, 2 personaggi. Qui ho la sensazione che potrebbero esserci come delle lotte di potere o ma non nel senso io vinco e tu perdi. Sento che è come un'associazione, una collaborazione che effettivamente, come vi posso dire, è spronante. Cioè, lo vedo in senso positivo, nel senso che queste due figure cioè si stimolano a vicenda. Vi dico, c'è anche un 5 di bastoni, quindi non nego che qualche discussione potrebbe esserci, però tutto sommato, guardate che cos'è uscito, Papa 2 di bastoni e Regina di bastoni. Datemi una carta per il 2 di pentacoli anche, 3 di coppe. Guardando questa carta ci potrebbe essere anche qualche tema con le relazioni a 3. Andiamo a vedere carta per carta, scusate, settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro. Secondo me la zona, diciamo così, del lavoro è quella che andrà un po' meglio di tutti. Beh, quasi. Comunque, diciamo che chi è senza lavoro, ragazzi, secondo me potrebbe trovare un lavoro, potrebbe essere un lavoro regolarizzato con un contratto e potrebbe anche essere un lavoro dove avete la possibilità di crescere, di fare carriera. L'unica cosa è che se per caso vi mancano delle conoscenze, vi mancano degli attestati, vi manca qualche cosa per sentirvi al sicuro o magari per poter partecipare alle selezioni di questo lavoro, secondo me nel mese di ottobre è facile che decidiate di prendere questi diplomi, di fare questi corsi, insomma, è un po' come se decideste
di formarvi meglio nel settore che vi interessa. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora secondo me andrà bene nel mese di ottobre. Potrebbero venire a galla delle cose, se per caso, per esempio, non siete tanto soddisfatti, nonostante magari sia un buon lavoro, l'ambiente di lavoro vada bene, magari anche la paga va bene, io ho la sensazione che qualcuno di voi voglia qualche cosa di più. O è un di più a livello della scala gerarchica, o è un di più a livello economico, o è un di più proprio a livello di soddisfazione personale. Magari questo lavoro sono 10 anni che lo fate, vi siete anche un po' rotti le scatole e avete bisogno di nuovi stimoli. Per adesso non vedo cambi, però è come se con questa stella iniziaste a pensare al vostro futuro e iniziaste a farvi domande del tipo: ma io voglio fare questo lavoro per il resto della mia vita? Ipotesi. Però tutto sommato le cose scorrono abbastanza bene, ecco. Non vi nego che per qualcuno potrebbe arrivare un qualche tipo di responsabilità in più, magari anche una promozione. E se per caso volete cambiare, non vi nego che potrebbe essere un buon periodo per iniziare a cercare. Vi dico, ho la sensazione che qualcuno troverà anche già il lavoro sostitutivo e per un periodo dovrete un po' tenere i piedi in due scarpe. Per quello che riguarda i lavoratori autonomi, secondo me sarà un buon periodo, ragazzi, nel senso che stringerete nuove alleanze, nuovi contratti, espanderete il vostro raggio d'azione. Io credo che con questa stella riuscirete come ad avere un'idea geniale che porta la vostra azienda a espandersi, a crescere, ad essere abbondante. Per quello che riguarda i soldi, allora, potrebbe essere utile per qualcuno di voi, ragazzi, iniziare a cambiare un po' il modo di pensare, il modo di vedere le cose. Tenete presente che con la carta della stella si parla anche di legge di manifestazione in quanto si visualizza quello che si vuole, ok? Quindi secondo me a livello economico dovete come fissare un tetto, dovete fissare un obiettivo e fare di tutto per raggiungerlo. Vi dico, nel mese di ottobre ci sono dei soldi in più che arrivano. Potrebbe essere proprio perché deciderete di fare due lavori o magari uno in settimana e l'altro nel fine settimana, oppure potrebbe esserci, non lo so, qualche amico, qualche amica che vi chiede una mano e vi retribuisce in qualche modo. Soldi in più ne arrivano, ragazzi. E sento anche che potrebbero nascere nuovi obiettivi e nuove collaborazioni a livello economico, cioè un amico, un'amica, un conoscente, un collega, un fratello, qualcuno arriva e vi propone degli investimenti che, vedendo le carte, sono buoni investimenti, potrebbero effettivamente darvi un reddito, però come dico sempre, ragazzi, io leggo solo energia, quindi nel caso dobbiate fare movimenti finanziari di un certo tipo, rivolgetevi comunque a un consulente più esperto. Devo dire che comunque la parte dei soldi secondo me è abbastanza benedetta nel mese di ottobre. Quindi soldi che arrivano in più, soldi in modo inaspettato, contratti che potrebbero arrivare o anche aiuti dall'esterno, da qualche parente, da qualche genitore potrebbe anche essere. Parliamo di amore. Allora, anche il settore dell'amore secondo me è ben ben prospettato questo mese. Se siete single, ragazzi, vi dico che sì, può nascere proprio un amore con i cuoricini. Magari è una persona, perché avete due volte la carta della stella, magari avete proprio in testa qualcuno, desiderate qualcuno
e secondo me questa persona potrebbe arrivare. Magari non siete ancora sulla stessa lunghezza d'onda su quello che volete, cioè magari uno vuole uno vuole viaggiare, l'altro vuole comprare casa. Però working in progress, si sta lavorando, ok? Ehm, Secondo me c'è un buon potenziale di innamorarsi questo mese. Per quello che riguarda le persone che sono già in una relazione, dunque io ho l'idea che le cose fluiranno, ci sarà come una nuova fase. Vi dico che per qualcuno, soprattutto se è quello che volete, potrebbero esserci dei bimbi in arrivo. Ehm, Magari si apre il tema su creiamo una famiglia piuttosto che effettivamente scopriate ad ottobre di essere incinte o che la vostra compagna è incinta, adesso dipende da chi sta guardando, però se per caso siete oltre l'età per avere figli, potrebbe essere un progetto in più, un progetto nuovo da costruire insieme. Mm, per quello che riguarda le persone che sono in una relazione non ben definita, più o meno, ecco, potrebbe esserci questa tendenza a tenere il piede in due scarpe, soprattutto se voi avete già un o una partner e siete attirati da una persona esterna. La parte della chimica, del divertimento, secondo me non mancherà, però la relazione, ragazzi, ha bisogno di regole. Ha bisogno di regole perché non è che si possa fare sempre come si vuole. Ehm, diciamo così che c'è da limitarsi per certi versi, magari nel vedersi, magari nel frequentarsi, magari nel fantasticare su un futuro insieme. Ehm, Parliamo di famiglia. Per famiglia io intendo la famiglia di anime, quindi anche gli amici, piuttosto che i colleghi, insomma le persone che scegliamo di avere nella nostra vita. Potrebbero esserci degli alti e bassi in questo senso. Niente di preoccupante però, ragazzi, qui si tratta di rendersi conto, di capire, di mettere l'accento su quello che veramente è importante, su quali sono le basi della famiglia, no? Vi faccio un esempio, sperando che mi venga. Ehm, la cosa importante, ecco, questo potrebbe essere un esempio, quando il figlio o la figlia chiede a 13 anni posso passare la notte fuori, la cosa importante non è la risposta, cioè se sì o se no, la cosa importante è che i genitori siano sulla stessa lunghezza d'onda, cioè che entrambi dicano sì o che entrambi dicano no. Ok? Quindi ci vuole come questa sorta di cooperazione, di affiatamento. Per quello che riguarda i nuovi progetti, piuttosto che i figli, c'è come una nuova fase di espansione. Vi dico, potrebbe anche arrivare qualche aiuto inaspettato da qualche persona, anche economico. Potrebbe essere una persona che vi dice: Ma perché non fai questa cosa qua, non la fai così? Perché invece di fare così non fai in questo modo? Ed è come dare una spinta ai vostri progetti, alle vostre idee. Se parliamo del vostro stato psico-emotivo, è un buonissimo momento, ragazzi. Sento che comunque sarete appagati, arrivano soldi in più. Dal punto di vista lavorativo c'è espansione, c'è crescita. Dal punto di vista emotivo anche. Potrebbe esserci proprio il concepimento di un figlio, il concepimento di qualche idea di coppia, potrebbe essere un nuovo amore, quello che arriva. Insomma, lo vedo un mese che punta in alto, ben focalizzato in avanti. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, ragazzi.
la pazienza, che tra l'altro è un 7 di denari che avete qui e che tra l'altro è rappresentato come una fanciulla incinta. Come se steste gestando qualche nuovo progetto con queste 2 stelle. Per qualcuno sì che è un bambino e per qualcun altro magari è un qualche cosa di un po' più grande, dopo un percorso di studi, dopo un qualche tipo di acquisizione di titoli. Allora abbiamo abbondanza, completamento e armonia. Ragazzi, ma non vi potevano capitare carte migliori? Questo è un re di denari che avete già qui, il completamento è il mondo che avete qui e l'armonia è un 10 di coppe. Quindi secondo me con pazienza arriverete a completare questa sensazione di armonia, di abbondanza. Tenete presente che il re di denari è una persona molto generosa, è una persona che dà perché è abbondante da dentro, è in grado di creare sempre questa abbondanza e quindi la condivide con il mondo esterno. Però secondo me nel giro di poco arriverete al compimento, al completamento, all'armonia, può essere di famiglia, può essere un'armonia vostra interna. Qui avevamo la temperanza all'inizio, quindi qualcuno sta cercando un equilibrio, sta cercando effettivamente questa armonia e secondo me nel mese di ottobre potrebbe arrivare. Ok, andiamo a vedere 2 oracoli di questi. Ah, ma guardate, successo e abbondanza, prossima stagione. Tecnicamente oggi è settembre, siamo a metà settembre, tecnicamente siamo ancora in estate, quindi potrebbe effettivamente essere l'autunno oppure, dipendendo da quando voi ascoltate la lettura, potrebbe anche essere la stagione invernale. Però qui siamo, ragazzi, ottobre è come se fosse l'apripista per il successo. E poi abbiamo la carta del comunicatore e parla della settimana che sta per arrivare. Quindi può anche essere che qualcuno di voi in questo periodo cerchi di focalizzare, di mettere il focus in quello che sono le proprie idee, sono i propri obiettivi e la settimana prossima si parli con questo re di Pentacoli che effettivamente, come vi dicevo prima, per qualcuno può essere un genitore o comunque un personaggio che in qualche modo vi dà una mano, vi aiuta. Sono bellissime carte, abbondanza e successo sono quelli che arrivano. Andiamo a vedere ancora una fatina. Bellezza! Questa fatina sta dipingendo lei stessa un arcobaleno. Guardate, siete in una fase, amici del Sagittario, dove secondo me siete voi che state dipingendo, state creando come disegno con le leggi di manifestazione e vi occuperete anche di dipingerlo, di abbellirlo, di dargli quella caratteristica. È il vostro disegno di vita che prende forma. Wow! Amici del Sagittario, io vi ringrazio di essere stati qui con me. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati perché anche lì tratto le credenze limitanti, come trovarle, come decifrarle, come cambiarle. In più, in quella sezione tratto anche temi di metafisica e di metamedicina che servono per dare un'idea molto più completa a tutto quello che è la parte di esoterismo. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!